Sono tornato da Firenze da un weekend al Pitti Fragranze 2025, la fiera dei profumi. Non è l'Exance, non è come l'Exance, di cui ho già fatto un vlog, se volete ve lo lascio in descrizione, è una fiera più internazionale. Questa invece di solito è più per la gente del settore, non ci possono entrare tutti, c'entra solo la gente che lavora, quindi dell'ambito dei profumi, giornalisti, buyers, gente del settore, distributori e brand. C'erano anche tanti content creator, sempre più content creator che parlano di profumi, quindi sono contento. All'inizio eravamo in 3 e poi io in realtà mi sono spostato, non faccio quasi più solamente profumi, ma tratto tutto ciò che riguarda la cura di me stesso, dell'ambito interiore, cura un po', sono partito dall'ambiente esterno per arrivare a quello interno. Quindi copro ancora tutte le cose, la profumeria e l'arte sono qualcosa che veramente per me è incredibile, sto esplorando sempre di più tutto il mondo dell'arte e i profumi sono sempre qualcosa di pazzesco, quindi ci vado sempre molto volentieri, anche se ho una rivelazione da fare alla fine riguardo ai profumi. Volevo raccontarvi un po' come è andata e farvi vedere quello che ho ricevuto. Allora, come prima cosa sono stato per 3 giorni, la fiera dura un weekend dal venerdì alla domenica, questa volta io sono arrivato in serata di venerdì, quindi ho detto tanto mi faccio gli altri giorni e mi faccio tutti e 3 giorni di fila e quindi ho tempo per vedere tutto. È una fiera piccolina in questa stazione, la stazione Leopolda, non c'è tantissimo, sono 2 corridoi praticamente con delle sale extra dedicate a cose particolari, ma sono praticamente 2 corridoi in fondo, si riesce a vedere tranquillamente in una giornata, forse 2. Quindi il primo giorno sono arrivato verso le 4, 4 e mezza, così ho avuto modo di prima di partire fare la mia routine di yoga, fare allenamento, fare la doccia, partire, arrivare alle 4, 4 e mezza, un paio d'ore da Peschiera del Garda, non ci vuole così tanto con Italo. E il primo giorno, ovviamente, lo sapevo già perché è sempre così, è dedicato non a sentire qualcosa, ma a girare e salutare tutti. È un po' una tradizione che arrivi e saluti il brand, e poi il brand ti ferma, e l'amico, e l'ex compagno, e il collega, e quelli che ti riconoscono dai social e voglio farsi la foto. C'è proprio solo persone. Le prime ore, il primo giorno è sempre quasi solo network. E dopo ci sono gli eventi, quindi finita la prima parte di network ho sentito veramente pochissimo di profumi, ho iniziato a seguire gli altri, mi sono trovato con Alex, mi sono trovato con la profumeria Neos, di cui sono molto amico, altre persone, e ci siamo preparati per andare al primo evento, che era l'evento di Boyce, una profumeria interessante perché ogni anno, ormai è il secondo anno che fa questo evento su un rooftop di un hotel bellissimo e lussuoso a Firenze, quindi con tutta la vista sopra, e c'è questa sorta di buffet, festa e presentazione dei loro profumi con la violinista e tutti gli amici. Io ovviamente mi siedo sempre con i miei amici, ma poi conosco anche gente nuova lì, c'è da parlare, divertirsi e basta. Poi io stanco me ne sono tornato nell'appartamento dove io sempre ovviamente nomade mi ospitano e quindi sono molto contento. Mi preparo a dormire, purtroppo ho fatto una nottata un po' così e quindi insomma sono arrivato un po' in ritardo, ma il secondo giorno invece ho proprio preso del tempo per me per andare a sentire tutto. Questa volta volevo sentire il 90% almeno dei profumi che c'erano, però poi a un certo punto, dopo un paio di brand ovviamente che dovevo sentire un po' perché comunque sono brand interessanti, cose di cui si parla, a un certo punto ho detto ma sai cosa, ma senti, ma vado a sentirmi solo quelli che mi interessano. E siccome secondo me, vi ho sempre detto, il profumo, cioè il futuro della profumeria, il nuovo capitolo, il prossimo capitolo sarà l'Asia, quindi questi profumi un po' più sottili, un po' più concettuali, un po' più freschi, più verdi, più naturali, invece che i soliti gusti europei o comunque questi oud forti arabi che ormai hanno un po' stufato. La gente che è appassionata di profumi andrà in quella direzione e tutto il mercato andrà sempre in quella direzione. Sono andato a fare un focus sui brand asiatici e quindi sono andato a sentirmi soprattutto tutti quei brand asiatici che c'erano in fiera. E vi devo dire che, data la mia deduzione è corretto, che ci sono sempre più brand asiatici, sempre di più. Erano quasi metà i brand asiatici a questa fiera. C'erano brand soprattutto dalla Corea del Sud, qualcosa di cinese e qualcosa di giapponese. Però molto interessanti. Ci sono stati un paio di brand che mi hanno colpito. Il mio preferito è stato un brand giapponese che si è preso una stanza tutta per sé, si chiama Seichu, hanno questi 5 profumi a ispirazione proprio semplice giapponese, con questi tatami. C'era quello ispirato al tatami, quello ispirato ai bagni giapponesi, quello ispirato al tè,
veramente buonissimo, penso il profumo migliore della fiera, quello ispirato alla pesca, al pesce, a un pesce tipico del Giappone, e poi quello ispirato ovviamente allo yuzu, questo frutto particolare che hanno loro in Giappone. Quindi veramente buoni, veramente interessanti. Forse io ho qualche bias sul Giappone, però sono quelli che mi sono piaciuti di più. Anche J. Scent ha rilasciato 2 nuovi profumi molto interessanti, e poi ho sentito anche altri brand come Loran Mazzone con questo suo nuovo profumo ai popcorn caramellati, un altro al pistacchio, oppure un altro brand come Soradora che aveva questo profumo riguardante un po' le guerre della Cina, dell'antica Cina. C'è un po' di tutto, ma diciamo che il tema comune che ho sentito è questa passione verso l'Asia, e poi il gourmand, questo ritrovamento del gourmand, tantissimi profumi che sapevano proprio di torta, di gourmand, forse perché arriva l'inverno e vogliono preparare qualcosa per l'inverno o l'autunno, o forse perché è il tema del momento, perché piacciono, perché vendono, non lo so. E in più ho visto, esplorando la fiera, che hanno dedicato una zona proprio alla skincare, e un'altra zona che di solito è data per delle esposizioni. C'era un altro distributore con dentro delle fragranze a sé, quindi interessante, non ho capito perché l'hanno diviso. E infine una zona di talk, quindi c'era una zona di talk dove sono andato a sentire un talk in realtà per tutta la fiera, perché non ho avuto molto tempo, dei miei amici di Mario Lorenzin, quelli dei prodotti di capelli che vi mostro sempre. Loro hanno anche un brand di profumi che si chiama Lumi, e hanno fatto questo profumo interessante perché come sempre lo trovi dentro un libro, e sono 2 profumi separati molto diversi che, unendoli, c'è proprio un tappo che li collega, creano il terzo profumo. Quindi anche lì un tema molto concettuale e molto carina come idea, e quindi ho sentito il talk loro. Quindi c'era anche la zona di talk, e poi c'era un leggero fuori fiera, quindi in alcuni hotel attorno alla fiera c'erano delle esposizioni varie, delle cose intorno a Firenze, degli eventi in profumeria, insomma c'era un po' di tutto legato all'ambito dei profumi. Tant'è che, finita la fiera, poi quel giorno sono andato all'evento di The Gate, brand molto interessante di cui magari ne parlerò sicuramente in futuro, con buffet, sempre cose da mangiare, molto carino. Hanno presentato la loro nuova fragranza a tema fruttato, veramente fruttato molto buono, anche il nuovo di Kajal, un po' questo tema del limone, il limone nero, Topaz si chiama, anche di quello vi parlerò, e anche un altro limone è quello di Meo Fushuni, molto bello, l'isola, io non l'avevo sentito perché purtroppo ero in Giappone quando l'ha rilasciato, quindi c'è anche un po' questo tema dell'amaro, del limone, del fruttato, interessante. Comunque profumi legati a odori veri, quindi sono contento. E dopo c'è stata una cena tra colleghi, quindi siamo andati, diciamo, invitati da questo distributore, siamo andati a mangiare cibo toscano, quindi ho mangiato benissimo, veramente incredibile, ho anche fatto un bel giro a Firenze, ed è finito il secondo giorno. Mentre il terzo giorno, idem, me lo sono preso con più calma, anche perché era l'ultimo giorno di fiera, tanta gente se n'era già andata, è stato un modo per salutare tutti. Ho sentito gli ultimi profumi che mi rimanevano da sentire, ho mangiato qualcosa, e poi sono andato a farmi un giro a Firenze a salutare Zor, a salutare le varie profumerie e a sentire anche i nuovi profumi di Balenciaga, perché ha rilasciato la sua nuova collezione privata, e quindi, dato che c'è lo store, sono andato a sentirli, e devo dire che non sono niente male. Comunque farò uno short dedicato a questa cosa e basta. Poi ho preso la giornata per riposarmi e editare i video, ed è finita la mia esperienza al Pitti. Qual è il mio brand? Il brand che mi è piaciuto di più è stato quello giapponese che vi ho menzionato, Sechu. I temi ve li ho già detti. La rivelazione è che sto notando sempre di più che l'arte è veramente molto importante. Non ho mai avuto tempo in passato di dedicarmi tanto all'arte, di impararla, perché facevo nuoto, ero molto pragmatico, molto reale, vero, non mi interessava tanto la creatività e tutto ciò che ci stava dietro. Ma quando poi ho iniziato il mio percorso interiore, ho dovuto recuperare un po' tutte queste cose, ho notato che l'unica cosa che veramente importa dell'essere umano, che ci contraddistingue dall'animale, è proprio, e ci porta al divino, è proprio l'arte. È l'espressione di ciò che ci differenzia, perché se ci pensate, l'animale o la forma o gli oggetti hanno comunque un tetto limite, si comportano in base a delle leggi fisiche molto, molto leggere, o comunque molto solide, o comunque l'istinto o la sopravvivenza, mentre l'essere umano in realtà ha questa coscienza, è un po' un grido disperato di connessione, di ricerca di significato della forma, della materia, che si è svegliata così dal nulla in mezzo all'universo, in mezzo al vuoto, e cerca
cerca di capire, cerca di esprimerlo e quindi esprime questa sua paura di non sapere, questo suo cercare di capire dove siamo, dove arriviamo e questo essere persi. E il profumo è una versione un po' beauty di questa cosa molto bella e quindi ho iniziato a capire che mi piace l'arte, i profumi mi piacciono un po' meno, perché sto iniziando a averne sentiti talmente tanti, ne ho sentiti e ne posseggo talmente tanti, che veramente ormai vado in fiera per le persone, vado per i miei amici, vado per le connessioni che ci sono, per la gente che trovo, gente interessante, gente a cui piace l'arte, a cui piace esprimersi ed è qualcosa di interessante. Però è un po' il profumo è diventato quasi la scusa per, sia a livello artistico, una scusa bellissima, per incontrarsi. E quindi anche qua sempre il solito tema, l'unione è un po' alla base di tutto. Ed ecco qua ragazzi, questo è stato il mio pitty, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualsiasi domanda ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ah già, non vi ho fatto vedere cosa mi è arrivato! Vabbè, allora in realtà non voglio farvi perdere troppo tempo, quindi vi mostro molto brevemente che cosa mi hanno dato. All'evento di The Gate mi hanno dato questa pochette molto carina con all'interno un beauty con dei campioncini praticamente e una sorta di braccialettino con un profumo all'interno solido. Quindi tu lo apri, vediamo se riesco a aprirlo magneticamente, e c'è un profumo solido. Carino, idea carina, interessante, insomma qualcosa di particolare. Poi 2 The Gate che aprirò in live, quindi stasera, io sto facendo questo video di martedì, probabilmente questo video uscirà di sabato, e quindi se tornate sul mio canale, se vedete sul mio canale la live di martedì, troverete io che li scarto, e sono i 2 di The Gate, quello nuovo, e First Sight, quindi è uno dei più versatili del brand. Poi mi hanno dato recensione negativa, ah sì, il brand di Christian Cavagna, ha fatto parlare tanto, molto interessante, tra l'altro mi ha lasciato anche uno degli oli, anche questo molto interessante, sono gli oli piccolini, molto buoni, tutti a tema pop con un po' di storia, belli, mi sono piaciuti. Poi il nuovo Kajal, Topaz, un altro Kajal che non avevo, che è Kajal semplicemente, Eau de Parfum. Poi testerini vari, un sacco di testerini, cose varie, tantissimi tester, gadget e cose simili. E poi quello che vi dicevo prima, il libro di Lumi, che tu apri, c'è tutta la descrizione del Carini, firmato, tutta la descrizione e poi all'interno il profumo, quello che si divide a metà. Quindi ecco qua, queste sono cose che un po' mi hanno inviato. Le aprirò in live, quindi per voi le ho già aperte. Se volete le trovate in descrizione, veramente in descrizione, il link alla live, così vedete anche un po' di chiacchiere e dovete parteciparci alla live. Dai, su, è interessante. Ci vediamo al prossimo video.